Eccoci qua, Red Lab, nuovo video di Red, e se avete cliccato questo video è perché siete interessati, come dice il buon Aranzulla, a un video che vi spieghi come caricare una moto per partire per un viaggio che può essere breve, lungo oppure lunghissimo. La protagonista innanzitutto è una piccola moto per patente A2, la CB 500 Hornet, anzi la Honda Hornet 500, perché dal 2024 Honda ha cambiato il nome alle sue naked, che si chiamano tutte Hornet. E perché ho voluto scegliere una moto piccola, naked, per patente 2 per equipaggiarla per viaggiare? Perché ovviamente, ragazzi, con le grandi touring, con le grandi maxi enduro che sono già equipaggiate di borse, è tutto un pochino più facile. Quando invece abbiamo una moto come questa c'è da lavorarci un po', ma questo non vuol dire che non si possa viaggiare. Come avete visto, se mi seguite e se ci seguite sul nostro canale, anche con la Royal Enfield Himalaya da 40 cavalli, insomma, si può fare un viaggio vero e proprio. In questo caso questo video arriva un po' anche dalle vostre richieste, perché chi mi ha seguito sui miei profili social avrà visto quest'estate il viaggio che ho fatto con i miei figli in Corsica, dove un po' ho iniziato a spiegare il perché io utilizzavo determinati tipi di bagagli, quindi le borse laterali, non il bauletto, piuttosto che la borsa da serbatoio, e mi è stato detto: dai, facci un video che ci spieghi come caricare una moto per viaggiare. Quindi io parto da questa moto che è completamente nuda, comincio a equipaggiarla, vi spiego il perché bisogna mettere le borse in una certa posizione, o perché io preferisco caricarla in un certo modo, e arriveremo alla fine che avremo questa Hornet equipaggiata come una vera moto da turismo, con cui veramente ci potrete fare di tutto. Iniziamo il video e partiamo dal cupolino, perché la prima cosa che ovviamente è meglio avere quando si viaggia è un po' di protezione dall'aria. Per questa attività mi sono affidato, ed è una cosa che consiglio a tutti di fare, a un brand importante che è Givi in questo caso. Cioè, seguite, magari affidatevi a brand importanti, perché più che altro tutto quello che poi andate a montare fitterà, come dicono quelli bravi, perfettamente sulla vostra moto, altrimenti c'è da tirare, lavorare. Invece in questo caso con Givi, insomma, andiamo sul sicuro, perché sono decenni che fanno questa attività, decenni che producono accessori originali per le moto, spesso anche per le case, quelli che poi vi trovate sulla moto originale, per cui direi che con Givi andiamo sul sicuro. Montiamo il cupolino. Sono un po' tornato agli albori, perché queste cose le facevo regolarmente quando partivo per le vacanze, perché non è che mi tenevo la moto sempre equipaggiata con borse, cupolini, eccetera, eccetera. Quindi prima di partire si montavano tutti gli accessori da viaggio. Adesso siamo un po' più comodi e partiamo già, o compriamo già le moto da viaggio, insomma. Però questa cosa qua è sempre anche molto divertente. Sono un po' tornato, sì, bambino. La cosa bella è avere l'officina, o comunque tutti questi accessori si montano solitamente con chiavi molto semplici, brugole del 4, brugole del 5, quindi non c'è bisogno di avere un'officina come quella che abbiamo noi qua, che comunque ci fa comodo. E il cupolino è montato. Tempo di montaggio 5 minuti, forse meno. Primo step fatto, cupolino, perché come ho detto, quando si va a viaggiare un po' di protezione aerodinamica in più non guasta. Allora, diciamo, qui si apre il primo caso. Siamo in viaggio da soli, magari non per tanti giorni, e la prima cosa che ci viene in mente è portarci dietro uno zaino sulle spalle, cosa che io non consiglio, perché ovviamente è sempre meglio che noi sulla moto siamo liberi di muoverci, e uno zaino magari anche un po' pesante ci può impacciare nei movimenti, quindi è sempre meglio guidare. Il bagaglio per una persona che viaggia da sola solitamente è risicato, poi vi dirò come io carico, che tipo di attrezzatura o di abbigliamento metto nei bagagli, e ve lo dico dopo, per limitare il peso e anche per avere la possibilità di lavarli e asciugarli velocemente. Quindi ovviamente quando si viaggia in moto non si può portarsi dietro una roulotte, bisogna limitare l'entità e il numero dei bagagli che ci portiamo dietro, anche se vi succederà sempre che quando siete in viaggio portate via più roba di quella che poi utilizzerete durante il viaggio. Questo è un classicone, però sono da solo, quindi la mia sella ovviamente deve rimanere libera, sconsigliato lo zaino in spalla, questo tutta la vita. Potete decidere borsa da sella o borsa da serbatoio, è la cosa più semplice, la cosa più immediata, la cosa più facile anche da montare sulla moto. Sono due scuole di pensiero. La cosa più facile che ci viene da dire è legare o comunque usare una borsa da sella,
che adesso vi faccio vedere che si andrà a montare, perché occupo di fatto il posto che solitamente è occupato dal passeggero. In realtà io a volte usavo molto la borsa da serbatoio, ma ve lo spiego perché semplicemente la borsa da serbatoio è montata esattamente dove c'è il baricentro della moto. Una borsa da sella comunque alza il baricentro e sposta un po' il peso dietro. È vero che non stiamo caricando grandissimi carichi, però comunque una borsa sulla sella, diciamo, influenza un pochino di più la guida di quello che influenza la borsa da serbatoio. Quindi io parto dalla borsa da serbatoio, poi aggiungeremo la borsa da sella, ma sappiate che potete scegliere o una o l'altra soluzione. Appunto, poi quando avremo la moto completamente equipaggiata vi dico cosa mettere e dove nelle varie borse, ma in questo caso siamo da soli, abbiamo bisogno di portarci dietro un paio di scarpe, l'abbigliamento per il weekend, il cambio dell'abbigliamento, perché solitamente quando si va in moto si viaggia vestiti da moto, quindi bisogna cambiarsi completamente dalle scarpe dalla testa ai piedi, e una borsa magari se siamo da soli è sufficiente, o magari non ne bastano, ce ne vogliono due. Quindi le prime cose è centralizzare le masse il più possibile. Io parto dalla borsa a serbatoio e poi montiamo anche la borsa da sella. Andiamo a montare la borsa a serbatoio. Sistema di montaggio della Givi che si fissa sul tappo del serbatoio. Una cosa furba, le borse da serbatoio sono di tanti generi. Quando, diciamo, alla mia epoca, quando facevo i viaggi io inizialmente, non esistevano né le borse magnetiche e non esistevano soprattutto questi sistemi molto veloci che adesso andremo a vedere di montaggio delle borse da serbatoio molto comodi. Dovevi legarle con le cinghie, poi però quando devi fare benzina, insomma, era un po' come dire, problematico. In questo caso, con una semplice piastra di fissaggio si va a fissare questa piastra al posto delle viti che fermano il tappo del serbatoio, e poi la borsa si aggancia e si sgancia molto rapidamente. Quindi si smonta le tre viti che chiudono la ghiera, mi raccomando, poi tenetevi sempre le viti originali, perché quando dovrete rivendere la moto è meglio ripristinarla, a meno che non la vendete con tutti gli accessori. Magari vi conviene vendere gli accessori a parte, ma insomma, ragionamenti che fate voi. Quindi si svitano le viti originali, si monta la piastra di serraggio con quello che potremmo chiamare il fast lock, cioè quello che consente di agganciare e sganciare rapidamente la nostra borsa da serbatoio. Posizione con l'asola posteriore. Anche questo tempo di montaggio direi super rapido, quindi la nostra moto velocemente si trasforma in una moto da viaggio. E la nostra borsa è fissata. Qua c'è una cinghia, adesso vi faccio vedere, sotto c'è un sistema di sgancio, questa cinghietta va fatta girare sotto il telaio, che è un ulteriore elemento di sicurezza per non perderla. La borsa all'interno ha anche le cinghie per poterla portare come borsa tracolla, un sistema per metterci il tablet col touch o per navigare, è una borsa da 15 litri e ha la sua custodia impermeabile, eccola qua. Insomma, qui sono 15 litri di capacità, quindi cinghietta davanti, borsa dentro, si sgancia qua e si va a agganciare sotto. Questo è proprio come elemento di sicurezza. Nel caso ci si fermi a fare benzina, semplicemente si sgancia lo sgancio rapido che c'è sotto e si può fare benzina rapidamente. Quindi la nostra borsa da serbatoio è montata. Avete capito che insomma, io preferisco, cerco di utilizzare i carichi più vicini alla parte centrale della moto. Ovviamente qui ci sono 15 litri e se devo caricare più roba ho bisogno di altre borse o comunque di una soluzione alternativa che è la borsa da sella. La cosa più facile, un ragno, legate al vostro zaino con gli ganci se le moto le hanno, per esempio la Hornet non è che ne abbia tanti per legare bagaglio sulla sella, ma con la soluzione che ci sono adesso offerte dalle aziende che producono borse, come per esempio la Givi, si può usare una soluzione alternativa che adesso vi vado a far vedere. Serve la chiave, tirare via la sella. Il montaggio è molto rapido, quindi diciamo la velocità è paragonabile a quella di mettere su uno zaino con la rete. Abbiate l'accortezza di lasciare in esterna la fettuccia poi da tirare, quindi
diciamo sostanzialmente avete due possibilità, o montarlo in parallelo oppure montare incrociato, a seconda di come è fatto il sottosella della moto. In questo caso adesso io la monto semplicemente in modalità dritta, diciamo. Tiriamo via la chiave. Il sistema è molto simile a quello già che avete visto per il serbatoio, con la differenza che qui applichiamo le cinghie. 1, 2, 3 e 4, e poi con le fettucce si va a tirare tutto il sistema in modo tale che sia centrato sulla sella. Adesso in questo caso non è detto che questa sia la soluzione migliore, bisognerà fare un po' di esperimenti per capire se questi elastici che ci sono all'interno delle fettucce servono per poi infilarci successivamente l'eccedenza della fettuccia che avete tirato, in modo che non sventoli, non sbatta, soprattutto non finisca nella ruota, che insomma è una roba abbastanza sgradevole, e quindi poi la pieghiamo, possiamo rifarla su così e infilarla nell'elastichino. Fissaggio montato, e ci si può montare sopra la nostra posta posteriore con lo stesso sistema di aggancio dell'anteriore. Ovviamente qui abbiamo 23 litri di capacità. In questo momento noi, con la nostra bella moto patente A2 super compatta, abbiamo una 15 litri più 23, quindi se non mi sbaglio 38 litri di carico. La cosa buona è che se vado in sella non ho nulla che mi dia più di tanto fastidio. Sì, qua un pochino si tocca, però questa moto è molto compatta, riesco a spostarmi e a guidare senza avere troppo intralcio. In questo caso con 32 litri insomma si può portare in giro già abbastanza materiale. Ovviamente qui si può sganciare rapidamente, l'unica cosa che potrebbe essere tra virgolette un problema è se devo portare un passeggero, ma avete visto che come il montaggio, anche lo smontaggio è veramente questione di pochissimi minuti, quindi questo sistema sicuramente è molto sicuro. Diciamo che lo zaino con la rete è altrettanto sicuro, ma dobbiamo avere dei ganci da poter agganciare tutti appunto i ganci della rete, e non sempre ci sono. In questo caso si riesce a sfruttare meglio la sella del passeggero nel caso il passeggero non ci sia. Questo sistema spesso è usato dagli utenti di moto sportive perché appunto non nascono per fare turismo, quindi è un po' difficile agganciare tutti i ganci delle reti, e così ti porti dietro il necessaire per il weekend senza dover impazzire con zaini in spalla, eccetera eccetera. Ovviamente questa situazione è, diciamo, una situazione, possiamo chiamarla idilliaca, se siamo in viaggio da soli. Avendo il passeggero, il sedile del passeggero sarà ovviamente occupato dal passeggero, e quindi la soluzione è passare a magari le borse laterali, che infatti adesso andremo a montare. Questo non ci servirà più, chiaramente aumenta un po' l'ingombro, aumentano i telaietti da montare, ma adesso li andiamo a montare e poi vediamo insomma la soluzione con il passeggero, quella che secondo me resta la migliore. Come prima cosa, prima di montare i telaietti, bisogna montare i componenti dei telaietti, quindi qua sul bancone andiamo a montarli. In questo caso per comodità ho scelto delle borse laterali morbide con dei telaietti di acciaio, non la strutturona fissa, anche perché la moto è piccolina e secondo me conviene fare un tipo di attività così. Quindi l'unico obbligo che c'è per montare il telaietto laterale è smontare le viti che reggono la pedana del passeggero, ovviamente a destra e a sinistra, e montare il supporto previsto dalla casa costruttrice. Anche qui, come sempre, mi raccomando, tenete via da parte le viti originali, che vanno sempre bene quando dovete rivendere la moto. Il supportino che ho pre-assemblato, il distanziale, si installa il supportino con la parte rossa in avanti. Piccolo consiglio,
nel caso in cui vogliate tenere su questi supporti, secondo me un pochino di Loctite, un po' di frenafiletti non ci sta male, che comunque altrimenti queste viti ogni tanto secondo me vanno anche controllate e verificate, insomma, che i frenafiletti però è una garanzia in più, soprattutto perché dobbiamo caricarci le borse. A questo punto abbiamo già fissato anche dall'altra parte ovviamente il nostro bel supporto per il telaietto della borsa laterale. Andiamo a installare il telaietto laterale. Devo dire che questa cosa io non la conoscevo, la vedo adesso per la prima volta, giuro, e che telaietto installato. Molto intelligente, perché nel caso in cui io poi arrivi al mare, voglio farmi i giri da solo, stacco e ho la moto senza nemmeno i telaietti. Molto veloce, molto comodo. Ok, montiamo le borse, che io ovviamente per questioni di tempo ho già preparato nella, diciamo, distanza corretta. I telaietti non sono tanto per fissare le borse quanto per distanziarle dalla ruota posteriore, quindi queste sono borse morbide. In questo caso, come vi ho detto, ho scelto di usare borse morbide perché secondo me, insomma, su una moto così sono anche un po' meglio. Quindi ho già fatto la distanza. Questi sono dei velcri, sono degli strap per fare la distanza a seconda del codino. Abbiamo un ulteriore cinghia che va fissata a mo' di cinghia anche di sicurezza, quindi tiriamo e la regoliamo tutto sotto la sella. In questo caso avremo una cinghia sotto la sella e una cinghia un po' sopra la sella, perché effettivamente il codino della CB500 non è così grande. Reinfiliamo la sella, eccola qua. Abbiamo appoggiato le nostre borse che si appoggiano in sicurezza sui telai, e Givi vi consiglia di ulteriormente fissare le borse agganciando gli elastici, magari facendo dei giri perché sia un po' in tensione l'elastico, altrimenti serve a poco, serve per stabilizzare poi le borse quando sono cariche. Ecco qua, il tutto non è durato più di, da montare il telaietto alla cinghia, non è durato più di 10 minuti il montaggio, quindi con 2 chiavi e un minimo di manualità riuscite a farlo anche voi. E in questo caso abbiamo le nostre borse. Questa configurazione sono 40 litri, più 40 litri 80, più 15 litri 95 litri. Siamo quasi al carico di una BMW GS. All'interno delle borse c'è un elemento plastico che le irrigidisce per tenerle un po' dilatate. Le borse sono impermeabili in parte, ma hanno la loro copertura e ovviamente le loro cinghie per poter essere trasportate, e sono anche espandibili, nel senso che se avete bisogno di più carico potete aprire. Allora, questa soluzione è sicuramente comoda anche quando si viaggia in due. Qui quando le apro, ovviamente 40 litri immagino che sia quando sono tutte completamente aperte. Adesso io le ho messe su. E questa soluzione, come dicevo, impatta poco sulla guida. Preferisco sempre montare borse laterali piuttosto che montare bauletti o elementi che sono pesanti e molto lontani dal baricentro della moto. La borsa laterale è più bassa, più vicina al baricentro della moto, influenza sicuramente meno la guida, soprattutto se la moto è piccolina come questa e noi dobbiamo viaggiare a pieno carico, perché provate a pensare che una moto da 150 kg, 180 kg con su 50 kg di carico è un conto, una moto da 300 kg con su 50 kg di carico è un altro conto. Quindi in questo caso questa è una soluzione molto rapida, perché poi basta tirare via la serie, 2 gancini, siamo ritornati in modalità moto naked vera, e addirittura i telaietti si sganciano super velocemente. Quindi questa soluzione, se io devo viaggiare in due e non ho bisogno di ulteriore spazio, è sicuramente sufficiente. Ripeto, 40 più 40 80 più 15 della borsa da serbatoio, siamo a 95 litri. Ulteriore step, se proprio avete bisogno di ulteriore spazio, montiamo anche il bauletto. Ok, andiamo a montare il supporto per il bauletto. Ovviamente rispetto al montaggio dei telaietti per le borse laterali è un pochino più laborioso, ma niente di che, forse ci vuole qualche chiave in più. Di là, come potete vedere, lato sinistro ho già montato la metà della parte sinistra, ma vado a montare la parte destra per farvi vedere, insomma, come si fa. Tempo non più di una decina di minuti. Allora, si rismontano le pedane con la chiave grossa,
Ecco, bisogna avere un po' di brugole, quello sì, a disposizione. Questo sicuramente, perché senza le brugole non riuscite a fare granché. Si infila sotto la pedana il supporto che è necessario per fissare poi la staffa laterale del bauletto e si vanno a reinserire le brugole offerte insieme, che sono inserite nella confezione insieme ai supporti per il bauletto. Questo è il primo step. Anche qui, ripeto, se dovete poi tenerlo su, secondo me un filino di frenafiletti non ci sta male, perché comunque le moto vibrano, prendono l'acqua, prendono la pioggia, fanno tante cose. Poi si smonta il vitone qua sotto del codino, come da istruzioni, quindi con le rondelle autobloccanti e il supporto esterno. Eccolo qua. Addirittura se avessimo per caso un trapannino elettrico riusciremo magari a essere anche più rapidi. Noi stiamo facendo alla vecchia, tutto a mano, ma c'è più gusto, no? Ok, lo lasciamo un attimo l'asco perché questo deve essere poi andare ad adattarsi al nostro braccetto che andiamo a montare, che sarà montato in questa posizione. Come potete vedere adesso lo regolerò per farlo stare allineato. Come giocare col meccano, ragazzi. Un po' Lego, un po' meccano, devi trovarti i pezzi. Ultima soluzione, quindi, quella che vi ho detto dopo averlo montato, è il bauletto. Ovviamente i telaietti rimangono sulla moto anche quando lo sganciate, vabbè, insomma di moto col bauletto se ne vedono in giro tantissime, è anche comodo perché ci sta dentro il casco, banalmente, e quindi anche quando si va a farsi un giro, si va in spiaggia d'estate, si apre e si mette dentro il casco. Questo è un bauletto da 47 litri, quindi diciamo la capienza in questo caso è notevole. Aggiungo che, come ho detto, ovviamente potete vederlo da voi, essendo il baricentro della moto più o meno all'altezza del motore, questo è un carico importante che impone probabilmente un adeguamento anche del setting del monoammortizzatore, perché va un po' irrigidito, perché noi andiamo a portare tanto carico. Qui tra l'altro il carico massimo ammissibile dentro nel bauletto è 10 kg, però il bauletto già da solo pesa 5-6 kg più o meno, porta proprio il peso molto indietro. Cosa vuol dire? Che si porta un po', tende un po' a scaricare l'avantreno e sicuramente influisce un po' sulla guida. Generalmente ogni carico che noi andiamo a inserire sulla moto influisce un po' sulla guida, però più siamo bassi, più siamo vicini al terreno, più siamo vicini al baricentro e meno questo peso si fa sentire. Volendo fare l'ultimo tentativo, quello più estremo, se vogliamo trasformare la nostra Hornet 500 in una vera moto da turismo, una piccola Goldwing, se vogliamo dire, per capacità di carico, magari si può fare bauletto più borse laterali. Provo a montare, vediamo se ci sta tutto. E poi vi dico io come caricherei la moto. Beh, questo è sicuramente l'ultimo step, quello che definirei hardcore, perché abbiamo trasformato la nostra Hornet 500 in una vera Gran Turismo, cupolino, borsa da serbatoio, borse laterali più bauletto. Le borse morbide, devo dire, le preferisco a quelle rigide perché diminuiscono sicuramente il peso, e se andiamo a fare il totale dei litri, abbiamo 40 più 40 più 47 più 15, siamo a 142 litri di capacità di carico, che trasforma una piccola veramente Hornet 500 in una moto da grande viaggio. Pensate che la R1300 GS Adventure che ho provato di recente al suo best riesce ad arrivare a 154 litri, quindi sono praticamente 10 litri in più della nostra piccola Hornet. Così siamo in una situazione veramente di grande carico, di viaggio a Capo Nord, se vogliamo dirla così, anche in due. È chiaro che la moto così caricata modifica completamente l'impatto sulla guida, è chiaro che bisogna andare a intervenire sulla sospensione posteriore tirando tutto quello che si può tirare per non avere una moto troppo seduta. È chiaro che il viaggio va affrontato con la dovuta tranquillità, però voglio dire, è una cosa che si può fare, si riesce a fare. Io l'ho fatta in passato, magari non con le borse laterali, ma sicuramente con un bauletto, più tenda, più tutto, con una piccola 500, sono andato fino in Danimarca in due,
quindi se l'ho fatto io lo potete fare anche voi. Come vi ho detto all'inizio, vi spiego un po' come io caricherei questa moto in queste condizioni. Ovviamente è una moto che è pronta per partire per un viaggio intercontinentale, magari andare a Capo Nord, anzi magari l'anno prossimo ci andiamo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti chi di voi sarebbe disposto a venire con me a spendere una decina di giorni per arrivare su a Capo Nord. Investimento, ve lo dico, più o meno 5.000 euro, però ci si può andare. Se siamo in abbastanza magari la organizziamo. Detto questo, appunto vi dico come io caricherei. E poi una situazione che chi mi ha seguito sui social quest'estate era la stessa situazione con cui mi sono ritrovato ad avere a che fare. Avevo mio figlio come passeggero e la borsa da serbatoio e le borse laterali, non avevo il bauletto in quel caso. Ovviamente secondo me per il benessere della coppia dei due passeggeri è meglio darsi delle regole chiare. Solitamente io faccio così: borsa di destra dedicata al passeggero o borsa di sinistra dedicata al guidatore, portarsi dietro magliette, l'abbigliamento, insomma quello che serve. Suggerimento, ovviamente quando si viaggia in moto bisogna compattare tutto, bisogna ridurre al minimo indispensabile il bagaglio, perché ovviamente non si può eccedere, ma si può portare dietro veramente tanta roba, e spesso quando io torno dai viaggi c'è tantissima roba che non ho utilizzato. Il suggerimento che vi do è di usare molta attrezzatura tecnica, molto abbigliamento tecnico, di quelli diciamo proprio da corsa o da montagna, che si bagna e si asciuga altrettanto velocemente, quindi se io sono in giro riesco a lavarlo la sera per rimetterlo la mattina successiva. Quindi sicuramente i pantaloni sì, jeans ovviamente, scarpe sì, però magari magliette, felpe, pile, tutto quello che si asciuga più velocemente possibile è meglio, perché se ci capita una giornata di pioggia e dobbiamo ricambiarci il giorno dopo, dobbiamo cambiare abbigliamento, dobbiamo avere robe che si asciugano, dobbiamo avere cose che si asciugano molto velocemente. Detto questo, vi dico come caricherei la moto, anche perché come vi ho detto bisogna fare sì che una volta caricata la moto questo carico influenzi il meno possibile la guida, quindi disporre i pesi in modo sensato. E quindi andiamo a vedere come disporre il carico. Partiamo dalla borsa da serbatoio e tiriamo fuori le cose, siamo come nelle borse di Mary Poppins qua. Questo è uno degli elementi più importanti messi sulla moto, perché è il pezzo più vicino al baricentro, è quello che sicuramente influenza meno la guida, quindi le cose più pesanti solitamente io le metto qua dentro, a parte la cartina, il telefono, insomma i portafogli e quello che c'è da tenere a disposizione. Catena per la moto, adesso magari questa è un po' eccessiva, però sicuramente la metterei davanti. Kit di primo soccorso, che vi ricordo è necessario, se non che obbligatorio in alcuni paesi, come per esempio in Francia, bisogna sempre averlo. Kit antiforatura, perché se si buca e si è in mezzo alla strada, con questo si può facilmente tornare a casa, oltre alla cuffietta impermeabile e ai gilet di alta visibilità che, vi ricordo, se avete una panne, sono obbligatori in Francia in assoluto, ma sono obbligatori anche in Italia se vi fermate da qualche parte. Detto questo, la borsa non era al massimo della capienza, ci sono tasche laterali, quindi si può sfruttare ulteriormente il carico. Andiamo avanti. Come ho detto, borsa di sinistra dedicata al pilota. Eccolo qua, un bel paio di jeans per la sera, un po' di felpe, un po' di magliette, abbiamo camicie, insomma, una, due, tre magliette, una felpa, due camicie e un'altra maglietta. Direi che insomma un po' di cose per stare in giro vestiti eleganti ci sono. Borsa di destra, una bella soft shell, perché magari andate al freddo, perché magari il passeggero è più freddoloso di voi, un bel altro paio di jeans. Ovviamente non portatevi dietro 10 paia di jeans, perché insomma una settimana, visto che durante la giornata viaggerete sempre con la moto e sarete probabilmente, spero, vestiti da moto, quindi dovete avere il cambio, ma non girerete sempre così. E poi abbiamo un bel po' di abbigliamento, un altro soft shell, un'altra felpa, tre felpe, due magliette, insomma anche qui abbiamo un po'. E vi dico che queste borse non sono nemmeno state espanse, stiamo lavorando con delle borse ancora chiuse, quindi non stiamo sfruttando tutti i 40 litri della borsa. Chiudiamo con il bauletto, se trovo la chiave, eccola qua. Allora, volete non fare una serata di gala? Due camicie appena stirate, perché se vi capita di andare a fare l'aperitivo giusto, magari una giacchetta vi può servire.
E poi volutamente la parte più voluminosa è quella che più rompe le scatole da portarsi dietro in moto, sono le scarpe, che io solitamente metto nel bauletto perché occupano tanto spazio ma non sono così tanto pesanti. Ricordiamo che il bauletto può portare al massimo 10 kg, le borse laterali, rispettiamo tendenzialmente le raccomandazioni di chi fa questi oggetti perché sono collaudate per quei pesi, quindi 5 kg per le borse, quindi le scarpe mie e del passeggero, e solitamente magari tu tenti pioggia, i beauty, il necessaire, eccetera, eccetera, robe che sono anche un po' poco incomprimibili e che occupano un po' di spazio e che magari però, siccome sono voluminose ma non così pesanti. Questo per avere il bauletto con le cose più voluminose ma più leggere perché, ripeto, è il carico messo più lontano e più in alto e quindi è quello che influenza di più la guida della moto. Direi che, insomma, di roba se ne può portare, sufficiente per stare in giro veramente la vacanza dell'estate, insomma, anche con una moto piccolina da 48 cavalli e come ho detto ogni moto può viaggiare, ogni moto può andare dove volete, l'importante è prenderla con la giusta filosofia e senza troppa fretta perché tanto siamo in vacanza. Magari sulla borsa di destra, in questo caso, attenzione che qua sotto c'è lo scarico, quindi non fategliela appoggiare, non fatela toccare perché comunque lì ovviamente lo scarico scalda un po' e quindi magari metterei qualcosa sotto anche che non soffra troppo il caldo e noi siamo pronti per partire. Insomma, se diciamo, vi è piaciuto questo video scrivetemelo qua sotto, se volete che vi dia altri consigli per viaggiare ben venga, sappiate che io prima di andare in pista sono nato viaggiatore, quindi di strada ne ho fatta tanta e che insomma, visto che stiamo andando verso l'inverno ma questo video verrà buono anche d'estate, se state per partire, buon viaggio. Io la chiudo qui, vi dico qua sotto nei commenti, aspetto tutti i vostri commenti, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, siamo pronti per fare altri video come questi su Red. Ciao!